Dio. Guardate qua. Dai TKC. Il problema, come dico sempre, non è la trazione dietro con la motocarica, è solo la gomma davanti per dare la direzione. Poco fa stavo con la camera spenta, mi sono salvato dalla caduta per un nulla, guardate. Mamma mia. Se si sale un po' meglio, perché l'arena si ammucchia sempre a valle. Si alterna un fondo più duro, oddio, e un fondo più sabbioso laddove la strada scende di livello. Il navigatore dice 43 km alla destinazione. Speriamo che la situazione migliori, perché 43 sembrano pochi ma sono tantissimi in queste condizioni. Guardate anche il vento che spinge la sabbia. Mi si balla. Adesso avrei voglia di un bicchiere di Coca-Cola con un pezzo di limone all'interno, rigorosamente dalla bottiglia di vetro. Mi suona come una richiesta un po' da viziato. La condizione è proprio quella da viziato. Guardate che posto! È pazzesco con il verde. Stiamo scendendo dal paradiso al pianeta Terra. Sì, intanto guardo la strada perché sembra, ma è ripidissima. Vero, è ripidissima e piena di sabbia. Piano. Insidiosa, neanche più a parlare riesco. Ma in fondo come sarà quando vedo quel bianco ammassato? Quebrada de las Flechas, che propriamente si chiama Monumento Nacional Angastaco, proprio perché il villaggio più vicino è quello di Angastaco. Dio. Un attimo di pausa perché io sono letteralmente distrutto. Guardate la situazione della strada e non è corta. Poi altra cosa che voglio condividere, sembra una banalità, ma fare questo lavoro, ovvero creare video, condividere i momenti più complicati, tipo adesso ti fermi per installare l'Insta nella parte bassa, perché almeno voi dal divano avete una visione più completa della situazione, e vi posso garantire che quando siete stanchi, avete ancora tanta strada da fare, non è facile. Assolutamente non lo sto dicendo per lamentarmi, è solo pura condivisione, perché dal mio punto di vista, da diversi commenti, pochissimi che leggo, secondo me non si riesce a percepire quanto è complicato appunto condividere in determinate situazioni. Scusate per la mia voce, ma stiamo salendo di quota e l'ossigeno sommato alla stanchezza iniziano a fare brutti scherzi. ¿Cuánto la tiene? Ahí te digo, 27 PSI. ¿En barra más o menos? No sé, tendríamos que hacer la conversión. No, pero es un poquito a ojo, tengo el inflador, después le doy. Sí, es mejor. Sí, pero ahora es todo ripio. ¿De dónde vienen? Da Capocciate. ¿Y usted dónde va? A La Quiaca. ¿Esta noche dónde? Y Cachi. Quiero hacerlo yo, no sé. Me dice que 4 o 5 ríos tenemos que cruzar. 7. Un Bueno. poquito complicada. Pero todo lo va a decir el momento. Sí. Nunca sabés. Acá me decían que estaba cortada, que no se podía pasar. Vos ponías la ruta, Y ruta te cortada, decía te cortada. No, no está cortada, está divino. Más o menos. Hermoso. Bueno, hay un poco de aventura. 120 kilos. Claro. Esta es una moto muy bonita. Yo soy de la farm de Yamaha, soy de la T7, aquí no entró a Argentina todavía. Ah, ¿no? A la T7 no. Tenemos un Yamaha Patronelli. Patronelli, corrimos el Dakar con mi hermano. Por ahí recuerdan el Dakar 2010, 2011, 2012, que se hizo en Argentina. perfecto. Corrimos con Yamaha en quad. Y a raíz de eso Yamaha en 2011 nos provee una agencia de motos. Y ahí bueno, arrancamos con todo el tema de las motos, a vender motos. Pero Yamaha no tiene este modelo acá, que es el T7. Y ahí estoy, paseando en esta. Me gusta mucho. Sí, anda muy bien, tiene cosas raras, es confiable. ¿Y usted viaja bien? Sí, es la primera vez. Ah, bueno. Medio de improvisada porque se sumó hace 2 días Ah. al viaje, que ella es mi novia, y yo venía de más abajo, lo encontramos en Mendoza. Yo vengo recorriendo la 40 el año pasado y me paré un año porque tengo que trabajar y la retomé hace 3 días.
Buen viaje. Gracias, igualmente. Vamos. Piacere, sì. Piacere. Ah, vos también italiano. No, vos fuiste a la escuela italiana poi. Ah sì, un placer. Alla tante Agigieri. Buon viaggio. Gracias. Vamos juntos, tranquilo, gracias. Comunque nel frattempo che installavo il list abbiamo chiacchierato un po'. Mi ha detto che è super soddisfatto di questa moto perché è leggera. Despacio. Ciao Italia. Hola chico. Buena ruta y suave viento. A usted. Guardate la situazione com'è. Una moto così leggera quando fa fatica. E parliamo di un campione di Dakar svolta qua in Argentina 5 volte. Comunque il suo cognome è Patronelli, lo trovate alla Ruta 3 all'altezza di Las Flores, Buenos Aires. Ha una tienda, quindi ha un negozio dove potete consultarvi. Lei invece è tarantino, però anche rubino, quindi salutiamo Marianna e Giorgio, un grande abbraccio da parte nostra. Sono due nostri amici milanesi, però con origini di Marianna abruzzesi. Un besito muy grande. Ciao ragazzi. Vamos. Guardate la differenza con la Tuareg. Andavano molto più scarichi di noi. Io ho le braccia demolite. Mamma mia, qua speriamo che migliori ragazzi perché qua la situazione è drammatica. Destinazione Molino Sala Derecha. Banchi di sabbia. Però guardate sullo sfondo che spettacolo, cioè guardate voi, io guardo la strada, poi me lo riguardo il panorama quando monto il video. Dovremmo essere nei pressi di un paesino pechegno, forse questa giornata non dico che la possiamo mettere nell'Olimpo delle difficoltà raggiunte. Il forno per cucinare, una casina. Los perros. Mi chiedo però dove vadano a rifornirsi le pochissime famiglie che vivono da queste parti, perché non abbiamo incontrato piccoli mercati, vite portate al limite. Qua il discorso di far galleggiare la moto, di lasciare il manubrio leggero, cerco di farlo, però con la moto così pesante bisogna fare attenzione perché il peso posteriore scompone la moto tanto che la trasforma in un cavallo imbizzarrito che ti scaraventa via e non riesci a tenerla. Quindi l'unica soluzione è cercare di guardare bene il fondo, capirlo prima di affrontarlo e gestire l'acceleratore. Io ho un po' timore quando sento questo abbassamento di voce di Francesco, perché significa che le forze sono veramente a zero. Ho un timore misto a un grande dispiacere, però troveremo la soluzione presto, ne sono sicura. E rallentare, bisogna rallentare perché se rallenti diminuisci l'inerzia della moto e mettendo il piede a terra forse riesci a non cadere, solo che per fare i 100 km capite bene che ci vogliono 4-5 ore. Era un rio, un fiume questa mattina, poi il sole l'ha seccato e il fondo diventa più morbido e abbastanza messo male, però non malissimo. In queste condizioni riesco a procedere con relativa tranquillità. La sabbia, quella più infame. Un cielo che, come avevano messo, si sta facendo più minaccioso. Qua l'unica cosa è che mettiamo sotto stress cuscinetti, ammortizzatori, cerchi della Tenerona, però per assurdo si viaggia con più sicurezza. Siamo in Arizona, l'America ragazzi, cosa regala? Ora si è coperto il sole, per una parte è una manna dal cielo perché non è caldissimo ma la temperatura percepita è minimo 60 gradi. Guardate la Tenerona perennemente con la ventola accesa. Chilometro 4433, poco più di 500 km e saremmo alla fine della Ruta 40. Rami in mezzo alla strada.
natura così prorompente non si può che pensare a Pachamama, madre terra, o qualsiasi cosa voi possiate credere, al cospetto del quale l'uomo non può nulla e non è nessuno. Ecco, la strada che ci troviamo di fronte si sta seccando, mantenendo ancora parti molto umide. Ma la cosa strana è che giri l'angolo e l'arido del deserto finisce e torna tutto verde. Google, guardate il simbolino, dava come strada chiusa. Ragazzi, oggi ci giochiamo il jolly. A sinistra, qua ce n'è poca. L'importante è che non affondi. Ok. Se io vi faccio sentire l'imbottitura del mio casco, è pazzesca. È come se ho fatto il bagno con il casco, totalmente bagnata. L'altro punto sicuramente che Google indicava come chiusura della strada, ma il calore pazzesco del sole asciuga tutto. Non so se vedete il navigatore anche voi, 4,7 km, dai! Primi segni di civiltà, addirittura galline, qua se magna, un po' picchine però, ma dove cazzo siamo? Oggi cambio, forse questa è stata la giornata più dura, tantissima ma tantissima arena, io ancora non ci credo. Soddisfazione pazzesca, paesino nel nulla più assoluto. Sentite il mattonato, sentite la Tenerona come scorre. Adesso voglio una birra gelata. A destra, questo è il centro. Avevano anche un parcheggio se non erro. Noi entriamo direttamente e la parcheggio direttamente sotto la tettoia perché la Tenerona se lo merita, grandissima. Ore 5:30, arrivati a destinazione, voce finita, il casco zuppo di sudore ma anche l'intimo, sono veramente distrutto. Inutile dirlo, tranquillità massima. Questa sera tutti insieme ci faremo un giro qua al centro. Ora chi è che viene a darci una mano a scaricare la Tenerona? Appena usciti dalla doccia, come potete vedere il cielo non promette nulla di buono. Ci siamo ripresi un po', non tantissimo. Sara sta molto meglio di me. Siamo un po' fiacchi. Adesso andiamo a mangiare, pensiamo al programma di domani, pensiamo se le piogge ci costringeranno un'altra notte qua. Vamos a ver. Siamo gli unici in struttura, quindi non so cosa possiamo mangiare. Speriamo che qualcosa di buono e sostanzioso si inventeranno. Eravamo stati avvertiti del fatto che potevamo essere gli unici ospiti in questo posto. Ce l'avevano detto che forse era a rischio chiusura per qualche giorno. Dovevamo pensare che la strada che abbiamo fatto in effetti veniva intrapresa da poche persone. Noi ci abbiamo provato. Perché sei una scema. Un po', oltre ad essere maiala. Ecco, la seconda cosa mi piace un po' di più, però la seconda insieme alla prima, lo spettacolo. Possiamo scegliere se mangiare fuori o dentro, ma voglio condividere questo albero. È veramente impressionante. Il tavolo ce l'abbiamo, non c'è nessuno in questo paesino, ma non so se riuscite a vederlo, ma c'è qualcuno all'interno della chiesa. Sono le 19, quindi sicuramente ci sarà una messa in corso. Questa è la tranquillità di Molinos. A questo punto, nonostante la stanchezza, nonostante il fatto che sono demolito nel vero senso della parola, possiamo tranquillamente dire: ma dove li portiamo? Dove? Buon proveggio. Poi vi lamentate quando dico che è una maiala. Non gliene frega nulla, penso solo a mangiare. Grazie. Ho chiesto se questa meravigliosa pianta che abbiamo sulla mia destra, sulla sinistra di Francesco, è un sauce, cioè un salice. Mi ha detto no, questa pianta si chiama monge o nella zona di Cordova aguaribay. È spettacolare. L'hanno puntellata perché probabilmente si allarga molto fino a finire a terra. Io mi chiedo sempre:
quanti secoli avrà. Per capire la dimensione, guardate le sedie con i tavolini, è veramente impressionante. Mi piace pensare che questa pianta abbia preceduto sia gli spagnoli che l'impero Inca, che ha preceduto di poco gli spagnoli. Siamo infatti nel cammino dell'Inca, di cui vi parleremo. Guardate che sfilza di bottiglie d'acqua sopra il tavolo. E mentre aspettiamo la cena abbiamo parlato con il cameriere, che è un ragazzo di qua che non ha voluto farsi inquadrare, si vergognava troppo, e ha detto che il meteo da queste parti sta molto cambiando. La stagione migliore rimane comunque quella della primavera, ottobre-novembre, le prime giornate calde quando non piove, perché la pioggia c'è d'estate. Si sta verificando da diversi anni un fenomeno che non si verificava prima. Mentre prima il vento si alzava solo dal periodo di maggio fino a luglio, quindi nel periodo invernale, adesso c'è tutti i giorni, chiaramente più forte a partire da maggio, ma si verifica sempre. E dopo questa notizia bomba che neanche Piero Quark riuscirebbe a dare, Ci chiedete spesso in queste zone cosa si fa, cosa fanno gli abitanti. Chiaramente vivono di turismo, ci sono vigneti sparsi ovunque, si coltivano cipolle e ci sono anche degli abitanti che si spostano da qua verso le miniere proprio per lavorare. Questo luogo, che si chiama Molinos, ha quasi 3.000 abitanti sparsi in diverse zone, in diversi quartieri. ora però, dato che sto cadendo dalla fame, vi mostro qualcosa di veramente pazzesco. So che dico continuamente pazzesco, ma aspettate, il maiale è tornato in pole position ed ora vi porto con me perché questa cena possiamo tutti dire all'unisono che ce la siamo meritata. Ora voglio da tutti voi nei commenti un voto per questo piatto. Bife de chorizo con papitas andinas e verdure saltate. Anche aspettato per sapere se il punto di cottura andava bene. Una cosa che purtroppo non possiamo ancora fare è condividere gli odori. Per quello vi dovete fidare ciecamente di noi o del maiale che ha già messo in funzione le ganasce. Ammetto che è un po' tanta per me, 400 grammi di carne, stanotte non si dorme. Dopo questa giornata è irresistibile. Cena ovviamente spolverizzata, qualcuno dirà Francesco è mancato un po' di alcol e avete ragione, ma la cocinera che comanda todo ha detto che non si poteva prendere nulla di tutto ciò. Ci rifaremo più avanti, promesso, ma adesso vogliamo condividere la tranquillità alle 8:45 di sera di Molinos. Chiudiamo il video con qualcosa che non abbiamo fatto praticamente mai all'interno di una chiesa. Ma dove ti ho portato? Dove ti ho portato? Pensate, il primo nucleo di questa chiesa fu costruito nel 1659. Pazzesco. Questa è la tranquilla e per noi bellissima piazza di Molinos. Aspettate che ho visto una bella ragazza arrivare, ma no, ho sbagliato. È Sara, sempre solo lei. Vai, vai. Allora, la ruspa qua ci dice di passare a noi. È tranquillo? Tanto passo io, mica passa lui. Che problema. No, ma l'acqua non è tanta.